dobbiamo stare seduti su una sedia se ci sono posizioni molto più comode e molto più naturali? Ma io voglio proprio sapere chi è quello che ha detto che non bisogna sedersi per terra. Io quando ero bambina stavo sempre per terra. Ovviamente i miei genitori un po' si arrabbiavano, soprattutto i miei nonni. Però trovo che il suolo sia molto logico per il corpo umano. Il suolo ci accoglie, abbiamo la possibilità di fare un sacco di cose quando siamo a terra. Imparare a fare il più cose possibile stando sdraiati o stando seduti a terra è un consiglio che io ti darei proprio assolutamente, perché è molto più facile adattarsi al suolo. Ma come mai dico questo? Il corpo umano non è nato per stare seduto su una sedia, vero? Perché non è nato per stare seduto su una sedia? Perché nella natura la sedia non ci serve in realtà. Perché se l'uomo deve fare delle cose, l'uomo primitivo sempre, magari le fa seduto così con le gambe incrociate, o lo fa per esempio accovacciato. È molto comune che le persone si mettano in questa posizione, ad esempio le donne a cucinare, gli uomini a fare dei lavori, quindi è una posizione naturale. Noi non lo sappiamo, non ce lo ricordiamo, perché noi viviamo seduti sulla sedia, ma sulla sedia le nostre gambe stanno a 90 gradi, tac tac, 90 gradi, il bacino a 90 gradi rispetto alle gambe, le ginocchia a 90 gradi rispetto alle cosce. A cosa serve la sedia? Serve a lavorare ad un tavolo, serve a scrivere. Se io mi metto seduta per terra e devo scrivere, fate la prova, non è molto comodo. Se mi metto seduta per terra e devo scrivere al computer, anche quello non è molto comodo. Quindi il tavolo e la sedia ci servono essenzialmente per essere produttivi. Io un po' da milanese imbruttita lo capisco, però la sedia ci fa male, ci fa molto male. Ci fa male soprattutto perché non è fatta per il nostro corpo, ma è fatta per un corpo X standardizzato, che non è il mio, che non è il tuo, che non è quello di nessuno. E molto spesso le sedie sono fatte perché sono carine da vedere. Wow! Sì, la motivazione è che devono essere belle da vedere. Poi se sono scomodissime, se mi fanno venire mal di schiena, se non mi permettono di essere agile e bloccano gran parte della mia muscolatura e delle mie articolazioni, non importa. E no, sei tu che sei sbagliato, sei tu che non sei abbastanza allenato, sei tu che non sei andato a fare massaggi all'osteopata e non so quanto altro, per cui è colpa tua. Non è la sedia che è sbagliata, non è la posizione seduta sulla sedia che non è naturale, no. È il tuo corpo che è sbagliato. E allora guarda, facciamo così, mettiamo le sedie da parte non appena è possibile farlo e incominciamo a sdraiarci, a sederci e a fare tutte quelle attività meravigliose che facevamo quando eravamo bambini, no? Per cui per esempio gattonavamo, rotolavamo, facevamo cose che era molto facile fare perché da bambini è un po' tutto permesso. Quando compiamo una certa età, che non saprei bene definire quale sia perché io ancora non l'ho compiuta evidentemente, Ok. e smettiamo di vivere sul pavimento e cominciamo a vivere sulle sedie o sul divano. Vabbè, il divano è anche comodo, ma sulla sedia quello che posso fare è molto di meno di quello che posso fare a terra. Oltretutto la sedia mi obbliga a stare molto più ferma. Quando stai chiacchierando con qualcuno, anche per telefono, dico, è meglio ancora se dal vivo, perché non provi a sederti per terra e sentire che cosa senti quando il tuo corpo si muove insieme con le tue parole. Quando tu stai raccontando qualcosa e mentre la stai raccontando vivi dentro il tuo corpo. A me cambia completamente la vita. Forse poi il mio problema è il contrario, che nel momento in cui devo stare per forza seduta su una sedia, dopo un po' di tempo non mi piace proprio e mi sento molto a disagio. E vorrei proprio sedermi a terra. A volte non si può fare, tipo se sono al ristorante, magari sto andando ad un matrimonio, sapete quelli dove devi mangiare tantissimo? Io sono contenta quando ci vado, invitatemi, però devi mangiare tantissimo e devi sempre stare seduta e non puoi sederti in maniere strane perché insomma sei in una situazione magari un po' formale. Ecco, io li soffro quando devo stare seduta in modo formale, ma se posso invece
stare seduta a terra sono sempre più felice. Tra l'altro succede anche un'altra cosa che è bellissima, perché se io sono seduta a terra e tu sei seduta a terra, la differenza di grandezza tra di noi non è poi così grande. Mentre se io sono in piedi e tu sei in piedi, a meno che tu non sia un bambino, la differenza sarà grande. Non è vero, ci sono tante persone piccole come me, non sono l'unica. Ecco, io questa è una cosa che amo. Siamo tutti uguali in realtà, siamo tutti diversi, tanto diversi, ma tutti uguali se ci mettiamo tutti sullo stesso piano. E se la piantiamo di stare a livelli diversi, io sono più in alto, io sono più in basso, no, tu sei più bello di me, no, tu sei più brutto di me. Quando siamo seduti a terra, possiamo cominciare a sfruttare varie parti del nostro corpo, ad esempio le braccia. Noi abbiamo avuto un periodo della nostra vita all'inizio quando eravamo quadrupedi, vero? Quando gattonavamo. E abbiamo avuto anche un periodo nell'evoluzione in cui eravamo quadrupedi, no? Quindi la nostra evoluzione, diciamo, ontogenetica o la nostra evoluzione filogenetica, no? Quello che passa attraverso il mio sviluppo personale o quello che passa per lo sviluppo della specie. Durante tutta questa evoluzione le nostre braccia sono state zampe, oltre alle nostre gambe. Quindi se io non faccio mai questo, se io non appoggio mai il peso sulle mie mani, non sfrutto qualcosa che sarebbe naturale per me. Quindi ora ti do 2 consigli. Il primo, quello che ti ho appena detto, prova a parlare con i tuoi amici e usando il suolo, cioè sedendoti per terra e lasciando che il tuo corpo danzi sul suolo. La seconda, appoggia il tuo peso sulle braccia. Trova tutti i sistemi per poter mettere il peso sulle mani, non appena vuoi. E mentre fai questo, cura che le tue mani siano aperte e non chiuse. Molte persone, quando insegno, molte persone hanno la pretesa di appoggiarsi sulle mani appoggiando soltanto le dita a terra, come se non dovessero sporcarsi il palmo. Ma che il palmo si sporca di più delle punte? Il suolo ti accoglie e lascia che le tue mani penetrino proprio dentro e che siano davvero le zampe con le quali sei nato.